manca poco alla conclusione del torneo del potere e noi nell'attesa abbiamo deciso di intervistare il guerriero che più di tutti ci ha appassionato all'interno di questa saga, C-17. Ma come mai non è ancora arrivato? È morto. Come sarebbe a dire è morto? È morto! Sparito per sempre! Morto di una morte orrenda e super dolorosa! Andato! E con questo, dai che la morte in Dragon Ball non ha mai messo a tacere nessuno. Se esiste Baba ci sarà un motivo. Ma andiamola a richiamare C-17. Ah, giusto! Buona idea! Facciamolo! Chi è là? Salve, cercavamo Baba. La padrona non è in casa in questo momento. Magari posso esservi d'aiuto io. Guarda, non saprei. Puoi far resuscitare i morti. Mi hai forse preso per Sharon? Nessuno ha un simile potere. Sì, ma Baba, lei lo fa. Lei chiede dei permessi a Re Yammer. Ha conoscenze molto influenti ed è molto rispettata. Prendere in prestito non ha nulla a che vedere con il riportare in vita. Beh, a noi servirebbe semplicemente poter parlare 5 minuti con C-17. Sai, il pubblico di Dragon Ball Super lo reclama a gran voce, soprattutto adesso che possiamo considerarlo come una specie di eroe. 5 minuti avete detto? Questa potrebbe essere la mia occasione di fare un buon affare. La padrona sarà orgogliosa. Ma di cosa stai parlando? Siete disposti a sborsare 3 milioni di zeni? Ma non ti sembra esagerato? Cosa? 3 milioni sono troppi! Questo è il prezzo. E considerate che ci sto anche rimettendo. Dovrò contattare io Re Yammer di persona. Non so come la potrà prendere. Su via! Siamo nel mezzo del torneo del potere! Forse tu non l'hai capito che l'universo potrebbe essere cancellato da un momento all'altro! Come può preoccuparti mai la reazione di Re Yammer? Come se non sapessimo tutti come va a finire nel manga. Avete mai letto il capitolo 519? Che razza di youtuber siete? 3 milioni o non se ne fa nulla? Che ne dici? Abbiamo fatto disegnare tutto questo? Facciamo disegnare pure i 3 milioni. Ecco a te! Prendi! E vai! Here we go. Money talk. Here comes the money. Money. Ops, è stato un piacere. Vi mando subito C-17. Avete preferenze? Se lo facessi comparire sul luogo dell'intervista te ne saremmo grati. Vi offro il servizio navetta. Ecco DC-17! Ti stavamo aspettando! Ci conosciamo per caso? Non dovrei essere qui. No, vogliamo solo porti alcune domande riguardo alla tua partecipazione al torneo del potere. Odio queste cose. Preferirei non rispondere. Su via C-17! E solo qualche domanda! Dopotutto sei il personaggio più interessante di tutto il torneo! Quanto è umana questa cosa? Non era mia intenzione esserlo. In ogni caso, per molti lo sei diventato. Te l'aspettavi così la tua partecipazione al torneo del potere? Non mi aspettavo nemmeno di partecipare. Avrei preferito stare con i miei animali e la mia famiglia. Invece, se il nostro universo sopravvivrà, non so chi potrà prendersi cura dell'isola al mio posto. Di un po', come mai hai deciso di sacrificarti? Credo sia ovvio. Ho pensato che se Jiren ci avesse spazzato via tutti, l'intero universo sarebbe stato cancellato. Non avrei mai potuto perdonarmi per non aver dato il massimo. Tuttavia sono stato abbastanza consapevole delle mie scarse possibilità di vittoria e ho preferito affidare il resto della missione a Goku e Vegeta. Avevi mai pensato che un giorno saresti arrivata al punto di dare la tua vita per Goku e Vegeta? Ho sempre odiato il Dottor Gelo, non l'ho mai perdonato per quello che ha fatto a me e mia sorella. Ci ha trattati come se fossimo degli oggetti, i suoi giocattoli. Quando ero all'interno di Cell, ho capito chi fossero davvero i buoni. C16 diede la vita per proteggere ciò in cui aveva sempre creduto. Io ho portato avanti la sua volontà. In questo caso ha significato proteggere Goku e Vegeta. Nel corso del torneo del potere hai eliminato 2 membri del trio delle palle di fuoco kamikaze, Kakunsa e Rosy, ma prima di eliminarle hai fatto ridere tutti quando hai interrotto la loro cerimonia di trasformazione. Perché ti sei comportato così? Odio perdere tempo e odio chi si mette in mostra. Il guerriere dell'universo 2 e il loro teatrino univano entrambe le cose. Inoltre, dopo l'esperienza con Cell, ho capito che non bisogna dare al nemico la possibilità di trasformarsi. Questo è l'errore che ha commesso Vegeta. Avendone la possibilità, ho preferito affrontare l'avversario sin da subito, senza dargli la possibilità di portarsi in vantaggio.
Ma sembravo essere l'unico a ragionare così, ma mi sono arreso alla maggioranza. Non condivido lo stesso desiderio dei Saiyan di affrontare l'avversario al massimo della sua forza. Hai eliminato anche Vikal e Demon. Che ci dici di loro? Un insetto abbastanza fastidioso. Dell'altra partecipante non ricordo nulla, ma poco importa. Tua sorella si è sacrificata per permetterti di continuare a lottare al torneo. Che ne pensi? Credo che si sia abbandonata fin troppo agli istinti umani e alla fine ha contagiato anche me. Se non mi avesse salvato probabilmente sarei ancora vivo, o forse non esisterei più. Ad ogni modo ho deciso di non sprecare inutilmente quell'occasione. Ad un certo punto del torneo, le divinità dell'universo 7 hanno pensato alla possibilità di farti fondere tramite Potara con tua sorella. Nel caso in cui ciò fosse avvenuto, secondo te, quale sarebbe stata la parte che avrebbe preso il sopravvento? Quella femminile o quella maschile? Trovo assurda questa domanda e non mi importa cosa ne verrebbe fuori. Ok, C17, non ti scaldare. Ti definisco un androide, ma è più giusto chiamarti cyborg? Vi posso rispondere con la definizione di Wikipedia. Il termine cyborg o organismo cibernetico, anche organismo bionico, indica l'unione omeostatica costituita da elementi artificiali a un organismo biologico. In altre parole, è un essere vivente che presenta modifiche artificiali, pezzi robotici all'interno del suo corpo. Un androide è un robot con sembianze umane, C16 per esempio era un androide. Io e mia sorella siamo dei cyborg. La gente comunemente ci definisce androidi, ma noi siamo cyborg. Poco mi importa comunque. Che rapporto hai con Krillin da quando è entrata a far parte della tua famiglia? Io e mia sorella ci sentiamo di rado. Per lei avrei preferito un tipo più alto e più robusto. Ma Krillin sembra essere in gamba, oltretutto ha chiesto a Shenron di rimuovere la bomba presente nel mio corpo, quindi è un tipo a posto. L'importante è che mia sorella ne sia felice. Senti un po', è vero che il tuo vero nome è Lapis, mentre quello di tua sorella è Lazuli? Come fai a saperlo? Non sentivo questi nomi da parecchio tempo, me li ero quasi scordati. Non mi appartiene più ormai, adesso sono C17. Lo scontro che ti ha scosso di più al torneo del potere. Di certo quello con Anirasa. Vedere degli esseri robotici fondersi per dare vita ad un nuovo e potentissimo combattente è qualcosa che mi tocca da vicino. Lottare contro Anirasa è stato come lottare contro i fantasmi del mio passato. Invece, cosa puoi dirci sui tuoi compagni di squadra? Cosa devo dirvi? Non li conosco molto. Collaborare è stato molto difficile, comunque hanno dato tutti il massimo. Sono rimasto piacevolmente sorpreso dalla forza di volontà del maestro Muten. Sono tutte brave persone, eccetto Freezer. Non mi piace per nulla, l'ho dovuto salvare per il bene della squadra, ma è stato divertente colpirlo con una pietra. Quanto è umana questa cosa, non trovate? Siamo noi a fare le domande, vedi? Non mi importava la vostra risposta, infatti. C'è chi sostiene che tu abbia adottato un bambino di nome Hub. È la verità? La gente parla di continuo. Non intendo rispondere più a nessuna domanda. Abbiate una buona vita. Sempre se non veniamo cancellati. Aspetta, un'ultima domanda. Molti sostengono che in realtà tu non sia morto e che sbucherai a sorpresa nello scontro finale. Cosa rispondi? Ho già detto che non ho intenzione di rispondere ulteriormente, no? Adesso mi avete stancato. Addio. Il tempo è scaduto. It's my life.